Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di giugno 2022. Wow, amici dell'Aquario, abbiamo la carta della stella. Qui si tratta di qualche desiderio, di qualche sogno, qualche tipo di obiettivo che si sta puntando. Magari per qualcuno si tratta proprio del percorso di vita, del cammino di vita, insomma, di quello che è il proposito della vita. Per qualcun altro potrebbe far riferimento a quello che sono i messaggi che arrivano attraverso i sogni, perché comunque la stella parla anche di canalizzazione di messaggi, no, che normalmente avviene attraverso i sogni. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Vi ricordo che sono comunque letture generali, sono fatte per un collettivo, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Questo tipo di lettura va a vedere le relazioni a 360 gradi, quindi quelle romantiche, quelle affettive, quelle di amicizia, quelle di lavoro. Se vi interessano particolarmente quelle romantiche, vi invito a fermarvi fino alla fine del video perché estrarrò qualche carta nello specifico per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione a distanza piuttosto che in separazione o in una relazione clandestina. Bene, allora partiamo con un matto al contrario, il mondo al contrario, 4 di pentacoli al contrario, torre, fante di bastoni, 3 di coppe, papa. Allora, si inizia e si finisce con degli arcani maggiori. Avete 4 arcani maggiori su 7 carte, quindi è già una stesa bella importante. Il matto al contrario. Allora, qui il matto al contrario può far riferimento a qualche tipo di perché anche il mondo è al contrario, quindi io credo che facciano riferimento a qualche ciclo che non si chiude, qualche tipo di cambiamento, qualche tipo magari anche di trasferimento che non avviene. Ehm, C'è qualche cosa qui che non cambia, qualche cosa che, per molte persone sento che è proprio una questione di sfiducia in questa situazione o in questa relazione. E avendo anche il 4 di pentacoli al contrario, è come se qui qualcuno volesse riuscire a staccarsi da quello che probabilmente non si riesce a chiudere. Abbiamo poi anche la torre però, ed è proprio questo il fulcro un po' di tutta la prima parte della lettura, cioè bisogna rompere qualche cosa. Probabilmente potrebbe essere un sogno, potrebbe essere un desiderio per qualcuno, potrebbe essere anche un'aspettativa. La torre normalmente, quando arriva, arriva per destabilizzare, rompe quelle che sono le sicurezze, okay, per ricostruire quindi. Abbiamo poi un fante di bastoni, quindi se non avete nessuno, potrebbe essere una persona che arriva, in questo periodo. C'è comunque una persona la sento allegra, perché poi comunque c'è anche un 3 di coppe, quindi si parla di divertimento, si parla di festeggiamenti, si parla anche di elevazione spirituale con la carta del Papa. Quindi per qualcuno, io credo che questa persona sia quello che si chiama un toccasana, sia una persona che possa far bene, che possa portare gioia, consapevolezza, comprensione. Ma andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi. Spiegatemi il matto al contrario. Abbiamo un fante di pentacoli, abbiamo un 7 di bastoni e un 5 di di bastoni. Io credo che qui si faccia riferimento a qualche tipo di per quello la sfiducia del matto al contrario, qualche tipo di illusione, che magari ha creato del conflitto all'interno di voi per quello che riguarda un progetto, per quello che riguarda,
Sì, sento fortemente che magari è un progetto a 2 perché comunque c'è la carta della stella. La stella dice sempre parla di quello che è l'obiettivo, no, un po'. Andiamo a vedere la carta del mondo per piacere. Abbiamo il re di coppe e la carta del diavolo, quindi qui sento che per molte persone, potrebbe far riferimento al fatto che questo tipo di proiezioni, questo tipo di perché il 7 di spade parla anche di bugie, quindi potrebbe essere che qui qualcuno vi ha raccontato delle bugie per cui vi ha deluso. Queste bugie hanno creato comunque dei conflitti, questi non necessariamente devono essere bugie dette in modo volontario. Molte volte le persone non riconoscono, non sono oneste con se stesse proprio e quindi diventa anche difficile essere onesti con gli altri, perché certe cose proprio non si vedono. Quindi sento che potrebbero essere sia le proiezioni che le bugie che vi ha raccontato qualcun altro. Vedendo che comunque c'è un re di coppe e per molti potrebbe rappresentare la persona di interesse, c'è anche un diavolo sotto, quindi sento che in qualche modo c'è qualche tipo di tossicità, qualche tipo di schiavitù che normalmente è volontaria con il diavolo, quindi siete voi che volete stare lì, non crea il cambiamento, perché la carta del mondo c'è nella lettura comunque, c'è aria di cambiamento, ma probabilmente non si riesce ancora a fare perché c'è questo tipo di condizionamento di cui ci parla il diavolo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo il re di bastoni e la forza. Allora, potrebbero essere 2 persone diverse o potrebbe, essere che una delle 2 persone rappresenti voi, mentre l'altra persona rappresenti la vostra persona di interesse. Sta di fatto che, sento che qualcuno qui ha voglia di andare avanti. La carta della forza mi parla di effettuare una scelta con successo, mi parla di coraggio, mi parla di avere tutte le capacità per andare avanti. Qui c'è bisogno di ritrovare un po' il proprio potere personale. Normalmente quando ci sono soprattutto quando c'è il diavolo, si parla sempre di quello che è un po' l'amor proprio, no, andiamo a vedere la torre per piacere, grazie. Un 9 di spade al contrario e un sole al contrario. Sì, io credo che qui ci sia una ferita profonda da guarire perché non si riesce ad andare verso quello che è l'espansione di cui mi parla il sole al contrario, okay? Qualcuno non riesce a lasciarsi indietro qualche cosa fondamentalmente ed è per quello che qui abbiamo questo 4 di denari. Io credo che ci sia qualcuno che sia fortemente legato a qualcosa che è successo o a qualcuno, visto che comunque c'è un re di bastoni. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 7 di coppe e un'altra volta il 4 di pentacoli. Abbiamo 2 sette che parlano di illusioni, di proiezioni, quindi, quello che sento è che fate attenzione perché quando c'è questo diavolo con i condizionamenti del diavolo possono anche essere condizionamenti di tipo mentale. Magari sono i condizionamenti, sullo stile delle credenze limitanti, quindi fate attenzione perché questo genere di credenze che avete vi porta a fare delle proiezioni. Oppure se, questo fante di bastoni rappresentasse una persona per voi nella vostra situazione e nel futuro, quindi non credo che la conoscete già o comunque che sia presente nella vostra vita, ma per qualcuno potrebbe, fate attenzione alle proiezioni di questa persona, a non attaccarvi a quelle che sono le parole fondamentalmente. "Facciamo questo, facciamo quell'altro, ti salvo io, con me sarai al sicuro." Mh? Non fatevi illudere troppo. Okay, allora il 3 di coppe è spiegato, dalla morte e dalla giustizia al contrario. Sì, qui sono 2 carte che parlano di tagli, son 2 carte che parlano di lasciare indietro qualche cosa di nuovo. La giustizia in realtà parla anche soprattutto quando è al contrario, parla di qualche cosa che viene a galla e potrebbe anche essere, che siano queste bugie, questi comportamenti poco chiari che vedevamo qui all'inizio. La stesa finisce con un bel papa però, quindi c'è quello che è
una presa di consapevolezza, una sorta di illuminazione. Per qualcuno si parla di un riconoscimento esterno, magari di una convivenza, perché no, di un matrimonio. Andiamo a vedere questo papa. Wow, regina di bastoni, è uscito anche il re di bastoni qui. Il fante di spade, il 5 di coppe e la carta del giudizio. Si parlava di risveglio spirituale, appunto. Allora, per molte persone la relazione che state vivendo potrebbe essere una relazione per destino, perché abbiamo comunque 2 figure dello stesso seme. Potrebbero esserci anche dei figli di mezzo. Sento che in qualche modo, ehm, per qualcuno sono fortemente 2 persone, o anche 3 potrebbero essere. Lo sento per pochi, però c'è anche questa terza persona in più. Ehm Io credo che qui si tratti di, perché c'è un 5 di coppe, quindi quello che sento io è che con il 5 di coppe normalmente fa riferimento ai pentimenti, al rammarico, all'aver perso un'occasione, no, una scelta che si è lasciata andare, un'occasione che si è lasciata andare. Ehm, Però abbiamo anche la carta del giudizio, come se voi capiste che questo tipo di situazione che avete lasciato andare, che secondo me è quello di cui ci parla la torre qui, era necessario lasciarla andare, come se aveste un'illuminazione a metà mese che vi facesse dire: "No, sì, d'accordo, io sono nel mio potere personale, comunque posso anche controllare, posso applicarmi di più, però c'è quello che è la presa di consapevolezza." Per qualcuno, essendoci la carta del giudizio, potrebbe essere che si fa vivo o viva qualche persona del passato, non è così per tutti chiaramente, però sento che molti lo desiderano, sento che molti aspettano questo re di bastoni e probabilmente adesso hanno una relazione con questo re di coppe. Ditemi poi nei commenti chi è il re di coppe e chi è il re di bastoni o la regina di bastoni, perché comunque potrebbero essere 2 persone. Ehm, la regina di bastoni è una persona che potrebbe entrare nel futuro, secondo me invece questi 2 re sono già presenti nella vostra testa. Uomini o donne che siano, e sono 2 energie, potrebbero anche essere 2 donne se voi che ascoltate siete maschi. Okay, andiamo a vedere qualche messaggio in più per i single, quindi vediamo che messaggio aggiuntivo si può dare a chi è single. Okay. Per i single, per piacere, grazie dell'Aquarium. La forza un'altra volta è uscita. Allora abbiamo, wow, cavaliere di coppe, la forza, la carta del mondo e la carta del matto. Beh, 3 arcani su 4 carte che ho estratto direi che non è male per niente. Avete sia la forza che il mondo che il matto, che sono uscite anche qui. Qui il mondo e il matto erano al contrario, qui li avete dritti. Quindi, cari amici dei single, per voi il periodo, diciamo che prospetta bene. In realtà non vedo molto questa torre come movimento qui, si può, così, diciamo che per voi il cambio sarà, scusate. Ah, chiedo scusa. Il cambio per voi sarà molto positivo, cioè il mondo è una carta di compimento. Innanzitutto abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe, quindi se proprio non avete nessuno in questo periodo, quello che sento è che potrebbe arrivare un'offerta, potrebbe arrivare una proposta. Il cavaliere di coppe normalmente è proprio l'innamorato per eccellenza, la persona che può fare un'offerta, per una relazione duratura, per una relazione di tipo profondo. C'è la forza è l'apertura del cuore. Il mondo è il cambiamento, il compimento e il matto è l'inizio di una nuova relazione. Quindi per molte persone questo fante di coppe potrebbe essere questo, fante di bastoni. Fate solo attenzione un po' alle proiezioni e alle aspettative che si
buttano, diciamo così, nell'aria, e poi vi vedo comunque andare verso quello che è una nuova avventura, una nuova tappa di vita proprio. Wow, che bello amici dell'Aquario. Andiamo a vedere per chi è in relazione. Quindi andiamo a vedere per chi è in relazione, qualche consiglio in più. 4 di bastoni al contrario, la carta della temperanza, la regina di bastoni che era già uscita qui. Abbiamo il 3 di pentacoli e il 6 di spade. Oh wow! Allora, quello che sento avendo questo 4 di bastoni al contrario, probabilmente non tutti sono in un'unione proprio idilliaca e felice, o potrebbe anche semplicemente essere che non si sia in una relazione ufficiale, diciamo, magari non c'è una convivenza, insomma. La temperanza vi dice di portare pazienza fondamentalmente, cercate di creare un equilibrio, sento. Abbiamo anche la regina di bastoni e potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Vi ricordo che ce l'avevate qui. Guardate, il fatto di avere il papa qui a fine stesa e il 4 di bastoni a inizio stesa, io penso che questo cambiamento sia proprio dovuto all'ufficializzazione di questa relazione, di questa, storia, al portare a galla. Magari per qualcuno davvero si è in una relazione che in questo momento non è completamente appagante. Abbiamo poi un 3 di pentacoli e il 6 di spade e visti così io sento che qui c'è qualcuno che deve andarsene probabilmente da questa energia. Guardate, per molte persone potrebbe essere l'energia, di una madre questa, e queste 2 figure, se per voi vibrasse come una stesa a livello familiare, potrebbero rappresentare dei fratelli, un padre. C'è comunque da creare una sorta di distanza da quello che sono le responsabilità vostre, vi ricordo le proiezioni, e quelle che invece non lo sono. Il 3 di pentacoli parla proprio di quello, parla di prendersi delle responsabilità e di, anche un po', se vogliamo, prendere le distanze da queste responsabilità, che magari non sono vostre, ma sono, di questa regina di bastoni. Guardate, in realtà è un lavoro interiore quello che vedo qui, però sì, sento che c'è qualcuno che sta un po' evitando di prendersi la responsabilità. Voi probabilmente siete in una fase dove portate pazienza, però non ve la cavate male, cioè nel senso comunque avete una regina di bastoni, è una persona che sa il fatto suo, una persona che riesce a manipolare il fuoco, okay? Bene, andiamo a vedere un messaggio anche per le persone che hanno una relazione a distanza o che magari sono in separazione o, magari sono in una relazione clandestina. Andiamo a vedere. Abbiamo un 8 di denari. Allora, 8 di denari, cavaliere di coppe c'era anche qui ragazzi, 5 di coppe e il papa. Finiamo con la stessa energia della stesa generale, della stesa omnicomprensiva. Allora, 8 di denari, qui si parla di lavoro, si parla di quotidianità, si parla di quello che, sono le abitudini, quello che è la vita diciamo di tutti i giorni. Cavaliere di coppe, come anche avevano i single, è qualcuno che arriva a farvi un'offerta. Probabilmente per le persone che sono in separazione non lo sento tanto per molti, per qualcuno sì, perché comunque qua avevamo anche la carta del giudizio, quindi potrebbe essere che qualcuno ritorni dal passato e vi faccia un'offerta, o potrebbe semplicemente essere questo fante di bastoni che magari entra nella vostra vita, oppure uno di questi, ma questi re secondo me sono già presenti nella vostra vita. Quindi potrebbe essere uno di questi 2 re, il fante eventualmente, che potrebbero portare
quello che è un'offerta per una relazione di tipo profondo. Diciamo che probabilmente non soddisferà le vostre aspettative, perché c'è un 5 di coppe e ce l'avevamo anche qui, okay, quindi si parla di qualche pentimento, di qualche rammarico, di una sorta di perdita, ma è la perdita di un'occasione, okay? Quindi qui è un po' come se ci fosse qualcuno che pensa che accettare questo tipo di offerta portata dal cavaliere di coppe potrebbe portare ad una perdita, okay? Il Papa alla fine della stesa di nuovo mi parla invece di ufficializzazione, quindi, sento tanto che qui è come se ci fosse la paura di pentirsi, ma ce l'abbiamo anche qui il 5 di coppe. Qui io credo che c'è qualcuno che abbia paura di perdere il controllo letteralmente della situazione o della questione. Però guardate, se siete in separazione, io credo che potrebbe esserci per qualcuno quello che è un'offerta di riappacificazione. Se siete in una relazione a distanza, vedo che comunque cambia qualche cosa in quello che è la quotidianità, c'è comunque questo tipo di proposta e c'è comunque il Papa che, ripeto, mi può parlare di una presa di consapevolezza, di un'idea, di un'illuminazione o anche appunto di un'ufficializzazione. Quindi una la proposta potrebbe essere: "Guardate, in realtà siete l'unico gruppo che ha sia il Cavaliere di Coppe che il Papa, quindi vista così potrebbe proprio essere la proposta di matrimonio". Però tenendo presente che questo è un gruppo un po' particolare di relazioni, diciamo che, si va verso quello che è un'ufficializzazione del legame, che non è detto sia portare alla luce il legame, se per esempio siete in una relazione clandestina, ma semplicemente dare un'ufficializzazione interna, cioè non so, sapete quando si dice: "Tu sei importante per me, la situazione è questa", però ecco, è il dare importanza a quello che si ha, insomma. Bene, allora ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le condivisioni, con i commenti, con le iscrizioni, quindi grazie davvero a tutti quanti. Okay, per gli amici dell'Aquario, una grazie. Wow! Chiama la tua anima gemella, le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Quindi per qualcuno questo cavaliere di coppe potrebbe essere la vostra anima gemella. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Quindi qui per qualcuno, come avevo accennato prima, potrebbe trattarsi di, una situazione dove ci sono dei figli, oppure io questa carta, la vedo scusatemi, la vedo anche collegata alla carta del sole. Cioè, la vita che avete fatto voi da bambini condiziona la vostra attuale vita amorosa. Le credenze che avete, i inglobato quando eravate bambini condizionano la vostra vita amorosa ed è per quello che c'è bisogno di allontanarsi da certi tipi di responsabilità che si pensano, vostri, ma in realtà non sono vostri, okay, a ognuno il suo. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.